L'aperitivo è pronto, manca solo l'ospite. Chi è? Vi do alcuni indizi sulla terra dalla quale proviene. Vino buono, champagne, formaggi, R moscia, pittura. Avete capito, no? Andiamo a vedere insieme. Allora Vincent, ti ho versato il vino, ti ho preparato già il vino. Grazie. E prima di iniziare l'intervista, che sarà fatta di momenti speciali che poi ti spiegherò, raccontaci un pochetto quello che stai facendo adesso. Sono passato un po' di tempo, quasi 15 anni. E diciamo che cominciamo 4 figli. Ecco. Quindi 2 maschi e 2 femmine. È impegnativo, grandi, da 20, 15, 14, 12. Poi mi è sempre piaciuta la ristorazione, già quando giocavo l'anno dello scudetto c'avevo già un ristorante e ancora oggi ho un ristorante un po' più grande, mi è sempre piaciuto. Poi lavoro con la Roma, Roma TV, Roma Radio, sono in collaborazione con l'agenzia di Francesco Totti sulle consulenze dello sport, su un po' di sempre del calcio. E diciamo che non s'annoniamo, poi gioco un po' a padel, mi muovo un po'. Ti ho visto sul trattore in quarantena. E poi abbiamo il trattore, il tagliere, le asparagi, il contadino, io sono ai Castelli, quindi diciamo che abbiamo da fare, non s'annoiamo. Vabbè, allora iniziamo l'intervista. Ok. Ci saranno dei momenti speciali. Il primo è un quiz. Ti devo fare un quiz. Sei pronto facile, col momento? come no. Allora, io prendo le domande e Vai. arrivo. Bello caldo? Sei pronto? Sono domande calde, Prontissimo. Quanti giocatori giocavano in Italia nella rosa della Francia del 98? Chi erano? Candelà, Thuram, Desailly, Djorkaeff e Bogossian. Dugarry non giocava più. Zidane, Deschamps e basta, 9. 7. Ne hai messo qualcuno in più. Candelà, Thuram, Bogossian, Deschamps, Djorkaeff e Zidane. La seconda è facile, fa proprio facile. È il gol più bello che ha fatto Vincent quando giocava con l'Udinese. Diciamo contro la Lazio 3-0, contro Peruzzi in porta. Pallonetto. Pallonetto, sì. Questa non è facilissima. Quante Coppe Italia ha vinto la Roma? 9. Bravo. Bravissimo. Che 10 non sono arrivati. Ci sono arrivati. L'abbiamo buttato. E poi l'ultima, Vincent. A che minuto segna Francesco Totti contro il Parma il 17 giugno del 2001? Primo tempo. Quindi prima del... Assist mio. Ma no, 17. 19, però è buona, 19, è buona, all'inizio, è buona, siamo vabbè. vicini. Sei stato bravo. 3 Grazie. su 4, perfetto. Grazie, vabbè, no, abbastanza facile. Sì, dai, non è una Domanda abbastanza facile. Quella della vabbè. Francia non Sì, era facile, sì. Però adesso legato a questo c'è un altro momento, che è il momento del ricordo. Quindi io ti farò vedere una cosa in televisione, però tu la dovrai commentare come se fossi il commentatore di quel momento lì. Va bene? Al modo mio. A modo tuo. Certo, a modo tuo. Montella, ecco, il grande l'aeroplanina, passa a Tomasi che fa il suo, lancia Candelà, stava per prendere Fuser, lascia passare Candelà, il grandissimo Candelà, assist sbagliate e il capitano, gol! Come assist Bravo, sbagliato? bravo. No, vabbè, perché l'ho messo un po'. Non è che ho fatto un bel assist, lui ha fatto un grandissimo gol, questa è la verità, per questo ho detto assist sbagliato. Però era per lui la palla. Sì, però dimenticate di grande finte di Montella che per una volta della sua tutta carriera ha lasciato un pallone. Pure questo bisogna anche dirlo, che non abbiamo capito.
È vero. Perché la Piototti, però Montella è passata e normalmente Vincenzo, giustamente, La tira. La prende. Lì la prende e tira. L'ha lasciata il capitano e bravo anche Montella. Bravo. Che poi parte da lui, quindi si fa 20 metri di taglio. Parte da lui, poi Tommasi. Poi Tommasi lancia, però lui che intanto lancia, taglia. che normalmente Tommasi corre. E quella, anche lì la differenza. Tommasi lancia bene. E poi Montella l'ha lasciata e Totti. Si era creato qualcosa di strano. Sì, qualcosa di speciale. Poi sì. Fusere che lì salta, però. Salta, io non salta perché. Bravo. Se lo fa saltare. Che salta fa? Che salta fa? Ha saltato lui e me l'ha appoggiato. Pensa, è incredibile, salti, fallo e cambia tutta la storia. Sì, un salto, la prende di testa. Non... Cambia tutto. Infatti ci ho pensato pure quello. Vabbè. Allora, da qui andiamo a un altro momento, Ok. che è il momento della scatola. Ah, Bene. Qua è già difficile. c'è il cuoricino, l'ova. Vai, bella. Devi scegliere, pensa. Hop. Questa. Io non lo so. Apri. Aia! Fammela vedere anche a me. Aia! Ecco, Ah. è il mio mister. Fabio Capello. Io non penso che ti debba fare domande su Fabio Capello, però se vuoi dirmi qualcosa di proprio che... Allora, per spiegare il mio rapporto con Capello, che è il mio allenatore preferito, quello che mi ha dato, ognuno mi ha dato qualcosa, però Capello è quello che mi ha dato di più, nel senso tutti mi dicono perché Capello è un sergente, quindi te hai bisogno di un sergente, e Capello è l'unico che aveva capito che dice te può fare quello che ti pare, e per questo che è stato il mio allenatore, perché comunque aveva capito che la fiducia, e quindi io gli ho dato 200% a Capello. E ancora oggi ho un bellissimo rapporto con lui e quindi ci siamo capiti subito. Cioè, chi era il giocatore più tartassato da Capello? Cioè, con chi se la prendeva sempre? Beh, ogni anno c'era uno diverso. Diciamo che l'anno dopo lo scudetto era Cassano. Sì. E l'anno dello scudetto c'avevamo un gruppo veramente quasi perfetto, quindi ci indirizzavo, c'era veramente grandi uomini e grandi campioni, quindi ci ha dato, ognuno aveva la sua chiave e Capello ha saputo fare anche quello. E tutti dicono sempre che la Roma rimane dentro. Ma che vuol dire? A me non cambia, non è che mi rimanga dentro, è la mia mentalità, che quando sono arrivato l'ho amato e l'amo ancora, con tutti i suoi difetti, ce abbiamo tutti, quindi anche la Roma. Anche se siamo sempre in cammino e in crescita insieme, ancora di più oggi, però diciamo ci ho sempre avuto un bel rapporto e un grande feeling. Stava a diventare troppo giornalistica, io non sono giornalista, perciò adesso facciamo un altro gioco, va bene? Vai. Quindi... Ci mancherebbe. Il gioco della torre, lo conosci? No, però... Mo te lo spiego, allora tu porti sulla torre due persone Ah sì, ok. e una la devi buttare giù, oppure, e me lo devi dire perché. Va bene? Ora te li faccio vedere, ce l'ho qua. Mettiamo questo. Tra i due mi devi dire chi butti giù e perché. Va bene? O perché tieni l'altro. Facciamo Ok, così. Allora, il grande Cafù. E Michael. Wow. Penso che sia le due terzine destro più forti al mondo di tutti i tempi. Mi tengo Cafù perché ho vissuto un pezzo di vita insieme a lui e ancora oggi ci sentiamo, quindi tutta la vita è Cafù. Certo. Questo non è facile, Immagino. No. Ah, no. Lizarazu. Marcello e Lizarazu. Mi tengo Lizarazu perché ho cresciuto anche con lui. Mi ha dato al modo suo e anche ultimamente mi ha ringraziato perché l'ho mai messo in difficoltà con le parole. E quindi è così. Lui stava davanti quando sono arrivato e quando sono andate via stava sempre lì e allora va bene così. Noi da tifosi io me lo ricordo che avevamo questa cosa che soffrivamo. Però se potevo fare qualsiasi cosa tanto giocava lui. Quindi l'ultimo può sembrare semplice, però non è mi semplice. butto io mi sa. Ecco, lo sapevo.
Mi butto io perché sono due amici. Mi butto io, posso farlo? Sì, no, sì. Mi butto io perché per loro veramente sono amici al di là del campo, al di là di qualsiasi cosa, quindi Sia Totti che Zidane. I alle tieni tutti e due alle sopra. stesse livelli. Io del mondiale 2006, a conto che già ho preparato la cena, la televisione, amici, il champagne e il fuoco d'artificio perché vincevo l'uno e l'altro, per me era la stessa cosa, quindi io ho festeggiato. Adesso guarda, facciamoci un goccetto di vino perché è un momento... Alla salute. A Roma. Un goccettino proprio, No, Certo, perché dobbiamo fare la goccia, non ci mancherebbe. Perché adesso è il momento della domanda scomoda. Qual è il rimpianto più grande che c'hai da calciatore? Di essere andati via di Roma dopo un anno abbastanza difficile, poi ho capito che il problema ero io, non era né le mie compagne, né la società, e quindi sono andato via, poi dopo 2 anni ho capito che ho smesso di giocare perché era più difficile e quindi magari avrei fatto un piccolo sforzo e sarebbe rimasta magari 2 o 3 anni in più con la Roma. Adesso è finita, Vincent. Hai Già visto? finita. È facile, no? Fammi qualcos'altro. Prima di andare via ti faccio vedere allora un video, Ok. perché abbiamo raccolto, ci sono arrivate tante cose, ne abbiamo raccolti 3 che sono stati quelli che un po' più ci hanno colpito, che non te li dico, ti voglio far vedere, ti voglio far vedere questo video e poi ci dici un pochetto quello che ne Ok. pensi. Ciao Vincent, il ricordo più bello che ho di te è un gol che hai fatto contro la Juve nel 98-99, vincemmo 2-0 e fu veramente una giocata pazzesca. Ricordo di te il tuo tocco d'esterno e il fatto che uscivi sempre a testa alta dalle situazioni di gioco. Ti mando un grande abbraccio, grazie per tutto quello che hai fatto per noi tifosi della Roma. Ciao e forza Roma! Ciao Vincent, i ricordi che mi ricordo a te sono veramente tantissimi, ma il più bello in assoluto è il gol al Bari, con quel doppio palleggio al volo e il tiro al volo sotto l'incrocio. Grande, uno spettacolo. Ciao Vincent! Ciao Vincent, il più bel ricordo che ho di te è quel gol che hai fatto in Supercoppa contro la Fiorentina. È avvenuto all'improvviso, un gesto tecnico, un'eleganza unica. Siamo tutti saltati dal divano a esultare, è stato bellissimo. Ciao Vincent! Oh lele! Oh la la! Vincent Candela! Vincent Candela! Ecco. So Vincent. Sì, perché- no, ridevo perché dopo 3 gol sono quasi finite i gol, quindi bello, grazie, è stato bello, sì. Vincent, io da tifoso della Roma, perché comunque questo sono, e da romanista ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per noi. Grazie a ed voi. ma Io lo dico non sempre. in questa intervista, proprio in quello che hai In fatto generale. da quando hai messo la maglia della Roma fino a oggi, che poi Eh. comunque continui con noi, è bello. Grazie Vincent. Grazie a voi. Grazie, Grazie a e voi. Forza Roma, quindi Sempre. ti accompagno. Quello sempre. Ok.